Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, bentornati su questo canale. Ci eravamo lasciati l'altra volta con lo spacchettamento di metà del pacco arrivato da Shein. Come vedete qua c'è il resto con un po' di cosette. Vorrei andare con voi a finire la haul di questo pacco. Ci sono anche degli indumenti, dei vestiti che proveremo insieme, così magari vi rendete conto com'è il capo, come indossa, eccetera. Vi dirò anche la mia taglia, tanto non ho nessun problema a dirvelo. Vi ringrazio di aver visto il video precedente. Vi ricordo sempre che chiunque non sia iscritto al canale, se ha piacere di iscriversi, vi ringrazio, mentre a chi si è già iscritto grazie, e vi ricordo sempre di lasciare un mi piace, grazie sempre per il vostro supporto. Adesso possiamo passare secondo me allo spacchettaggio. Voglio anticiparvi che secondo me c'è veramente qualcosa di carino per questo autunno-inverno, perché tanto già l'autunno sta tardando ad arrivare, anche se io ho una camicetta con i fiori. Io amo l'inverno, non so voi. Io purtroppo l'estate, io e lei non andiamo d'accordo, ma l'inverno io lo amo. E quindi ho acquistato qualcosa di autunno-inverno, lo proveremo insieme, andiamo a vedere. Come vi raccontavo nello scorso video, io faccio ripetizioni, quindi dopo scuola, e diciamo che ho un rapporto con i ragazzi, con i bambini molto piacevole, non sono diciamo così severa eccetera, quindi cerco di allietarli in queste ore che passiamo insieme con qualsiasi cosa. Allora, ho notato questo attrezzino che serve in pratica per riprodurre l'orario. Se non avete visto il video precedente, vi ricordo di andare a vederlo perché è tutto un continuo e poi secondo me non dovreste perderlo. Allora, questo attrezzino serve per creare, come vedete, il simbolo dell'orologio e fare esercitare i ragazzi sull'orario. Adesso ci timbriamo la mano. Ovviamente, sicuramente su un foglio di carta uscirà meglio. E magari scrivendoli sotto un orario, scrivendoli collega le freccette, eccetera, possiamo aiutarli ad esercitarli senza star là a disegnare l'orologio, anche no. È costato pochissimo, cioè 50 centesimi. Sempre pensando a loro ho acquistato questa raccolta di stickers perché ogni tanto mi chiedono: mi puoi mettere il voto? Quanto mi metteresti di voto? E a me non piace, cioè valutare i bambini diciamo così su un voto eccetera. Allora ho acquistato questi stickers carinissimi, c'è scritto good job, quindi buon lavoro, A+, che secondo me è simbolica, qua in Italia neanche esiste, oppure ottimo lavoro, con l'arcobaleno, con la coppa, cioè secondo me li renderà abbastanza contenti. Potete acquistarli ovviamente per i vostri figli, per i vostri bambini, nipotini o amici, è divertente, costa 50 centesimi, non costa neanche niente. Altro attrezzo utilissimo per il mio nuovo gioiellino, la protezione per le fotocamere dell'iPhone. Questo qui è classico, bianco, all'interno della scatolina abbiamo le salviettine e poi questo qui per le fotocamere. Quindi questo va così, si stacca e si attacca. Avendo avuto una brutta esperienza con il telefono precedente dove le fotocamere si erano completamente rigate, non la fotocamera stessa ma il bordino, allora questa volta volevo cercare di proteggerle. Se voi le avete usate fatemi sapere come vi siete trovati o se è solamente una perdita di tempo e rovinerà il telefono ancora di più. Scrivetemelo nei commenti. Altro oggetto utilissimo dopo l'usura delle scarpe. Allora, ho preso questi biadesivi, quindi si incollano. Queste spugnette che si attaccano in pratica sul retro della scarpa, quindi in questo modo, che serve in pratica per non grattare la caviglia sulla scarpa usurata.
quindi qua dentro è molto spugnoso, molto morbido. Sicuramente si potrà anche cucire perché vedo dei buchini, eccetera, però già il biadesivo incolla parecchio. Cerchiamo, diciamo così, di salvare il salvabile, anche perché sicuramente le scarpe oggi come oggi non costano poco, quindi se si possono recuperare ben venga, almeno io parlo sempre per me. Altro oggetto utilissimo, allora io non so come mai in questa casa c'è la mania di perdere i pelapatate. Questo sarà l'ennesimo che compro e sicuramente si perderà anche questo, inutile. Il colore lo sceglie sempre Shane, ergonomico, nel senso questo è antiscivolo, come vedete è righettato ed è di gomma. In questo momento c'è la protezione sulla lama. Io uso quello classico, inutile prendere quello con tante lame perché tanto non lo uso, prendo quello classico e via. Secondo me se lo schiaccio lo rompo, però vorrei rimetterla sta cosa perché... Ok, no, fatto, come ho detto. Questa puntina, come sapete, serve per togliere le impurità dalla patata, quindi magari le radici o i germogli, eccetera. E poi si pela, cioè la usiamo tutti il pelapatate, penso, eh. Ma passiamo al resto. Allora, ho fatto una scoperta che a saperlo prima non avrei bucato tante di quelle maglie. La scoperta delle scoperte, questi qui, adesso vi mostro, è un argento e un altro è rosino. Allora, questi dovrebbero essere i sostituti delle spille da balia. Voi direte, come fa questo puntino? Adesso lo scopriamo insieme. C'erano vari colori, io ne ho scelto i due molto easy. Allora, questi due cosi, forse ce la faremo, sono magnetici ed è veramente difficile staccarli. Allora, questi attaccandoli da una parte all'altra, quindi così e così, cioè io ho bucato tante magliette, tanti buchini con le spille da balia, cioè bellissime queste cose. Ovviamente questo da dentro tranquillamente, cioè puoi anche non vederlo. Utili. Io ve li consiglio, cioè sembrano abbastanza duraturi, li ho pagati 1,25 euro forse l'uno. Sono queste semplici palline che pesano. Sono delle palline così, secondo me sono utili. Si è attaccato anche all'altro. Passiamo al prossimo acquisto. Qui abbiamo... Ah, neanche me lo ricordavo di averlo preso. È un pantaloncino in tessuto righettato con questa parte così e il fronte è così, che serve per fare lo jogging, lo sport, eccetera. Allora io ho preso una taglia L e comunque sia sembra abbastanza largo, abbastanza stretta pure la molla. Io vi consiglio di non lavarlo ad alta temperatura, non asciugarlo in asciugatrice, anche perché qua dietro c'è scritto che è sconsigliato. Io purtroppo ho fatto un danno e l'ho ristretto, si è ristretto non tantissimo ma si è ristretto, quindi essendo che già l'elastico è abbastanza duro, purtroppo è stato difficile poi rientrarci. Prossimo acquisto. Comunque ho notato ultimamente, non so se l'avete notato anche voi, questo è della linea Demi Rose, che su alcuni capi, come esempio questo, ci stanno mettendo l'etichetta. È un pro, un contro? Non lo so. Allora, questo è un completino. Un attimo. Allora abbiamo questa maglia a forma di cuoricini sulle maniche ed è una misura XL. Io ho acquistato un XL, come vi dicevo nei video precedenti, non amo vestire molto aderente, preferisco sempre essere un po' larghina, ma questo credo che sia leggermente troppo largo. Ovviamente lo proveremo insieme, vi farò vedere com'è
E questo qui, il pantalone, la lunghezza dovrebbe essere giusta anche perché non sono altissima, e sempre sui lati abbiamo questa fantasia con i cuoricini. Il tessuto è inutile dirvi che è sintetico, non è di cotone, vi dico subito, è 95% poliestere e anche il pantalone è taglia XL. Andiamolo a provare così vediamo com'è questo completino. Allora, vediamo come mi sta. Come potete vedere il pantalone ha i cuoricini sui lati e anche la manica della maglia, è abbastanza aderente ma non tantissimo. Questa è la manica con tutti i cuoricini, ha l'elastico diciamo sulla fine ed è un pochino a sbuffo, tutto pieno di cuoricini. Questa sono io che giro. Passiamo al prossimo acquisto. Ho visto sul sito che c'erano queste lamine, queste tovagliette, come le volete chiamare, per non rovinare i piani del frigo. Allora sono tre pezzi, credo che siano standard, i frighi sono comunque sempre quelli, e c'è la parte liscia e la parte ruvida di sopra. Adesso io credo che la parte ruvida vada sopra, anche perché mi sembra più liscia, mentre quella sotto è leggermente più, secondo me, più aggrappante, quindi va sotto. Sembravano utili e li ho voluti prendere, almeno nella foto sembravano utili. Li ho pagati tipo 3 euro e qualcosa, non credo di più. Altro giro, altra corsa, questo se non sbaglio è no, questa è una Salopet. Allora, io ho sempre un po' di difficoltà con la Salopet a causa della taglia. Non so voi se riuscite a trovarle, ma è enorme. Dai. No, vabbè. Cosa devo portarlo da Sarto? Cavolo. Allora, questa, anche questa ha l'etichetta. Allora, è una taglia 1XL. L'ho presa più grande perché speravo che fosse piccola, ma è veramente enorme. Ci sono le tasche qua dietro, ha le solite stringhe, ma è veramente enorme. Ovviamente la proviamo. Andiamo, va, vediamo. Eccomi! Allora, io pensavo che questa Salopet mi stesse larga, quindi c'è un problema. O mi vedo troppo magra, o sono grossa e non lo so. Pensavo mi stesse peggio. Allora ho cambiato completamente look. All'interno ho messo un body nero, sempre preso da Shein, con questa maniglietta qui svolazzante. E poi ho messo la Salopet. Allora, le bradelle si chiamano, vanno un po' larghe, quindi bisogna un pochino stringerle, che come vedete è un po' bassa sta cosa. Quindi credo che funzioni in questo modo. Ok, sì. Ok, sì, un pochino alzata, quindi poi proverò a fare l'altra. Allora, qui c'è una cerniera, quindi si apre e si chiude da qua. E il pantalone sotto è un pochino largo. Allora io ci ho messo delle Dunk sotto classiche, però credo che ci vada qualsiasi altro paio di scarpe. Faccio di nuovo il giro, così potete notare tutti i dettagli che volete. Posso dirvi che è calda. Ovviamente se ci mettete sotto un maglione con questa taglia non ci sta, però un semplice body mi piace, cioè mi dà anche una forma carina. Passiamo al prossimo acquisto. Continuiamo il nostro spacchettamento, c'è ancora qualcosina. Allora, qui cosa abbiamo? Ok, allora qui abbiamo un completo in tessuto, quindi simil una tuta, ma non è una tuta. Questo è colorazione nero, è un lupetto, quindi col collo alto, e a costine.
un po' verticali, un po' orizzontali. Il tessuto è molto morbido, quindi secondo me ne vale la pena. Bisogna stare attenti col lavaggio. La taglia è una L, ho preso una L e vi posso dire che mi sembra la taglia giusta. Forse questa volta ci ho azzeccato. La stessa cosa per il pantalone, sempre taglia L, a costine ed è morbido. Questo scenderà, andrà sotto la maglietta e sotto non è largo ma è stretto, quindi tiene bene la caviglia ed è morbidissimo come tessuto. Ovviamente vi consiglio di non metterlo in asciugatrice perché sicuramente si restringerà, si brucerà e si rovinerà e addio. E questo completo lo andiamo a provare. Passiamo a questa tutina nera che, come potete vedere, molto comoda ed è morbidissima e fa caldissimo qui dentro. Sotto è stretta e ha questo lupetto sul collo e a costine e ripeto è morbidissima. Continuiamo con gli acquisti. Allora, questo qui è bianco, quindi già abbiamo cambiato colore, ma io non so di cosa si tratta, eccola qua. È una gonnellina, così, con i bottoncini. Non avevo una gonna sporca color latte, color bianco. Questa è una taglia L. Non so, mi ispirava il fatto che diciamo così, indossasse con questi bottoni, non c'è cerniera e soprattutto non è elasticizzata. Io ho preso una L e credo che mi vada bene. Il tessuto è sempre morbido, vi sconsiglio di metterla in asciugatrice, lavaggio massimo 30 gradi. Adesso andiamo a provarla. Questo è l'acquisto della gonna e ahimè non mi va, quindi vi consiglio di prendere una taglia in più perché è una taglia stretta, quindi più piccola. Quindi come vedete non va, però vi posso dire che è molto carina. Io se riesco vedrò di poterla allargare e come vi dicevo la pecca è che non c'è l'elastico. Quindi niente, mi dispiace non avervi potuto far vedere di più questo acquisto, ma non mi va. Spero che nell'ultimo pacchetto, che non è questo, ne manca ancora qualcuno, sono riuscita ad azzeccare la taglia giusta, altrimenti mi metto a piangere. Allora, altra tutina come quella nera, chiamiamola tutina, chiamiamolo due pezzi, set due pezzi, tessuto morbidissimo di questo verde, non lo so, mi ha subito attirato, a costine taglia. Qui non c'è il bollino. Oh no, forse all'interno, vediamo. Già toccando il tessuto vi dico già che non è... Infatti non si può superare 30 gradi e niente asciugatrice. Taglia L. Molto morbido, cioè veramente... Secondo me terrà anche caldissimo. Chissà, adesso che inizia l'autunno, forse... Potrei provare a metterlo. Stessa cosa per il pantalone, sempre taglia L, è elasticizzato, molto elasticizzato, e sotto è in questo modo qui, quindi scende sempre dritto come quello nero, a costine. Io vi consiglio, secondo la mia piccola esperienza di vita nel settore casalingo, di utilizzare prodotti adatti per questi tipi di tessuto, altrimenti sappiamo benissimo che già, diciamo così, il prezzo non è il massimo, quindi sicuramente i materiali non sono proprio grandi marche. Se ci mettiamo anche a sbagliare i gradi, il lavaggio, l'asciugatura e ad usare un prodotto che non ne vale la pena, l'abbiamo perso. Quindi secondo me è inutile sprecare soldi inutilmente. Andiamo a provarlo. Questa è l'altra tutina che è come quella nera ma in colorazione verde. Questa non ha il dolcevita ma il girocollo. Sotto è sempre stretta, ha un pezzo di tessuto sia davanti che di dietro in modo da non vedere il lato B. È sempre a costine ed è
morbidissima, sembra un buon tessuto e anche una buona tutina. Rosso, 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 non ricordo neanche cosa ho preso di rosso. Ah, una maglia. Speriamo di non aver sbagliato taglia. Ah, è un top, ok. Allora, taglia XL con questa misera etichettina. Allora, è un maglioncino, un top, secondo me è piccolissimo. Non c'entrerò mai qua dentro, comunque lo proviamo, ma non c'entro. Mi piaceva tantissimo l'effetto treccia, vedo non vedo, sulla parte anteriore. È a manica lunga. Ma secondo me, ragazze, è piccolo e questo al primo lavaggio diventerà per i bambini di 3 anni. Comunque, lo proviamo insieme come sempre, vediamo come sembra. Questo è l'outfit con la maglia rossa, è abbastanza largo, ci sta bene anche con questa borsa rossa che vi ho fatto vedere nel video precedente. L'unica cosa che non mi piace è che si vede un pochino il rotolino qua dietro, però è abbastanza larga, quindi va bene, approvato come outfit. Siamo arrivati quasi alla fine, vi mostro il penultimo prodottino. L'ultima volta nell'altro video vi avevo mostrato i prodotti beauty di Shein o Shein, ma mi era sfuggito questo prodotto che adesso andiamo a vedere. Se non l'avete visto il video, vi prego di andare a vederlo, perché ad un certo punto troverete una scena a dir poco imbarazzante per me. Vi prego di non prendermi in giro, ma anzi supportatemi. Allora, questo qui è il colore nude, come me, bianca, cadaverica. Non c'è speranza. Allora, questo qui come l'altro ha il pennellino, vi mostro subito la colorazione, ti conviene avvicinarti, quindi diamogli di nuovo 3000 giri, forse arriva, non arriva, non arriva, eccolo, chissà come funzionano queste cose. Comunque, visto che c'è l'orologio, vediamo qua se riesce a coprirlo. La colorazione è bella strong, altro che nude. È bello strong, così. Andiamo a vedere con una spugnetta se ne vale la pena di questo nude. Guardi, è un colore abbastanza spesso, quindi secondo me questo per le occhiaie è il top. Non lo provo solo perché sono un pochino truccata, non mi va di mescolare prodotti, però vi posso dire che il disegno dell'orologio sotto l'ha tranquillamente coperto, quindi secondo me top, buonissimo. È molto buono, sì. Sì, non puzza, quindi non ha quell'odore strano di chimico. No, dai, approvato. C'è un po' di differenza di colore tra le due mani, ma va bene comunque. Dai, tanto poi sopra ci si mette il fondotinta, la cipria, ritorniamo poi. Forse ne ho messo un pochino troppo io sulla mano, magari è un mio errore. Passiamo all'ultimo spacchettamento, vi ricordo, speriamo di aver trovato la giusta taglia, altrimenti niente. Altra salopet, questa qui mi piaceva perché ha un girasole. A me piacciono i girasoli? No. C'era solamente questo fiore? Sì. Volevi una salopet? Sì. La volevi a pantalone lungo? Sì. È grande? Sì. Come sempre. Niente. Niente, non ce la posso fare. Non ce la posso fare. Qui al lato abbiamo i bottoncini per stringere. Chi vuoi stringere? Qua c'è da togliere minimo di 10 cm di tessuto. Ha questa tasca dove c'è il girasole. Qua ci mettiamo i soldini. Non ce l'abbiamo più, li abbiamo tutti finiti. Ci sono queste maniche
come le salopette classiche in poche parole, però ripeto, cioè, almeno per me è difficilissimo trovare una misura di salopette, specialmente di jeans. Io la vorrei tanto di jeans classico, chiaro. Se voi conoscete dei siti abbordabili di prezzo per delle salopette carine, vi prego di scriverlo nei commenti, accetto volentieri i vostri consigli, anzi grazie se mi fate questo favore, perché veramente ci tengo tantissimo a trovare una salopette che ormai è introvabile. Comunque guardandola così potrebbe anche entrarmi, quindi non è proprio grandissima, però le gambe sono un po' larghe. Vabbè, togliamoci il dubbio e andiamo a provarlo. Rieccomi tornata con l'ultimo acquisto, vi mostro subito questa salopette e secondo me mi sta bene, ma aspetto un vostro giudizio. Andiamo a vedere. Allora, questa è la salopette con il girasole, dove qui possiamo mettere i soldini o il telefono, credo, ma non è la posizione adatta. Cioè se voi volete camminare e riprendere qualcosa lo potete mettere qui e camminare, altrimenti ve lo sconsiglio, anche perché non fa bene alla salute, quindi non scherziamo su queste cose. Ha delle tasche, ha 2 tasche, qui, non sono molto profonde, però i soldi ci entrano. Si apre qui al lato, da ambe le parti, quindi vi può aiutare a inserirla. E la particolarità di questa salopette è che ha un elastico sul retro, quindi non è standard, diciamo così, ma vi può aiutare questo elastico a entrare nella vostra salopette. La parte finale ha un risvoltino creato da sola, non l'ho fatto io, era proprio così, e sono un po' larghini. Io adesso sono indecisa se lasciarli così oppure se portarli da una sarta, non lo so, ve lo farò sapere. Ho lasciato sempre sotto il top che avevo con l'altra salopette e questa mi sembra molto più comoda rispetto all'altra. Faccio di nuovo una rotazione in modo che possiate vederla. E come un girasole, gira intorno a te. A me sembra comoda. È un po' larga sotto perché, come vi ripeto, è abbastanza lunga, cioè molto lunga, quindi sicuramente la andrò a far accorciare perché non scende, sì, ma comunque sia rimane sempre lunga, quindi niente. Mi piace? Sì. Faremo altri acquisti pazzi? Sì. Li sbaglieremo? Sì. Bene, se non volete perdervi tutto l'altro disagio, tutto questo disagio che ci sarà ancora nei prossimi video, vi prego di continuare a seguirmi. Siamo arrivati ai saluti, vi ringrazio di aver visto questo video, vi ricordo sempre di iscrivervi al canale, grazie a chi si è iscritto, e di lasciare sempre un mi piace e mi raccomando lasciate anche un commento se vi va. Grazie, alla prossima!